Allora, io volevo poi lasciare la parola a Luciano, tu hai delle slide proprio, perché lui ha studiato un aspetto specifico, perché poi ho chiesto proprio ai due astrologi, siccome Rocco aveva tenuto recentemente un seminario di astrologia mondiale, e a Luciano, che tra l'altro ha tradotto anche dei testi di Andrea Barbò, quindi è stato anche traduttore di alcuni testi, di portare invece quest'altro tipo di analisi, perché anche da lì emerge proprio un aspetto particolare, cioè siamo in una fase di picco. E quindi come questo picco si risolverà, come dire, opportunità, rischi, qualsiasi cosa, però comunque siamo in una fase di picco. Ti lascio la parola. Non so se è il caso che mi sposti. Sì, ti lascio. Allora, l'indice ciclico planetario, detto ICP, qui sappiamo tutti cos'è naturalmente. Ah no, mi toccherà spiegarlo. Viene attribuito a Barbot, ma in realtà fu calcolato, ideato da Henri Bouchon, altro astrologo francese di importanza mondiale, autore di un dizionario di astrologia molto buono. Noi ovviamente l'astrologia di cosa si occupa? Si occupa della relazione fra movimenti planetari ed eventi umani. Questo non significa necessariamente una influenza o un influsso degli astri sull'uomo. Pare però accertato che i movimenti planetari, i pianeti, possano segnalare o accompagnare determinati eventi. Se passiamo alla slide successiva, vediamo subito che cos'è il famoso ICP. Ancora la frase sopra. L'ICP è praticamente un indice, un algoritmo che è basato sulla somma della distanza angolare reciproca fra questi pianeti, i 5 pianeti più esterni del Sistema Solare, calcolato il 1° gennaio di ciascun anno. Non avete capito niente, ve la spiego in un altro modo. Visti dalla Terra, l'astrologia usa un sistema geocentrico, noi vediamo questi corpi celesti del Sistema Solare, compreso anche il Sole e la Luna, che propriamente non sono pianeti, muoversi attorno a noi nella volta celeste. E in alcuni periodi questi pianeti sono sparsi un po' per tutti i 360 gradi dello spazio che ci circonda, in altri periodi invece si raggruppano a formare degli accumuli, che noi in termine tecnico chiamiamo stellium, ristretti in un angolo visivo molto stretto. Quindi quando la distanza, la somma di queste distanze angolari è più alta, l'indice planetario è più alto e i pianeti sostanzialmente attorno alla Terra sono un po' ben sparpagliati, un po' attorno a noi. Quando l'indice è basso vuol dire che i pianeti tendono ad accumularsi in uno spazio molto ristretto. Ti faccio vedere subito l'indice, perché così magari... Sì, esatto, anche perché però spieghiamo, questa è la tecnica. Che cosa si suppone? Si suppone che quando l'indice è alto, quindi anche nel grafico, qui vediamo l'indice planetario, anno per anno, secolo per secolo, non sono partito da Adamo ed Eva, ma insomma, cercando un pochino di vedere almeno i tempi un pochino più recenti, si suppone che quando l'indice è alto, quindi quando questo grafico fa dei picchi alti sulla parte alta del grafico, l'umanità abbia dei momenti migliori di sviluppo, di benessere, di creazione artistica, progresso e così via. Quando ci sono i picchi negativi, gli affossamenti, si suppone che siano anni importanti, anni di svolta. Ora qui Barbot tende a interpretare molto dal punto di vista militaresco e bellico, perché lui appartiene anche a una generazione che ha visto le 2 guerre mondiali, per cui va subito a vedere epidemie, guerre, battaglie e così via. C'è chi addirittura intende interpretare questi grafici come un semplice indicatore di tasso di mortalità. Cioè, quando l'indice è basso, muore un fracco di gente e a volte ne muore molto di più per inquinamento e incidenti stradali. Nel 480 sicuramente Beh, comunque, io quello che voglio fare notare, Barbot a questo punto cosa dice di questi 2 picchi? Dice 1440-45 c'è la tratta dei negri. Però negli anni successivi, proprio magari alla ricerca di nuova manodopera,
le potenze di allora, in particolare erano Spagna e Portogallo, mandarono i navigatori a cercare nuove rotte commerciali, e quindi nella fase successiva ascendente, dove ho indicato con la freccia, ecco che è un anno in cui i navigatori cominciano un po' timidamente, pezzettino alla volta, a circumnavigare l'Africa, che fu circumnavigata poi dal Capoto negli anni successivi. Cosa dice Barbault del picco successivo, fra il 480 e il 490? Ah, sono gli anni bui dell'imposizione spagnola. Sì, va bene, è vero, però sono anche gli anni della Reconquista, cioè la corona spagnola si mette in testa di dire: io voglio liberare il Regno di Castiglia, poi tutta la penisola iberica, da questi ottomani che se noi siamo un regno cristiano vogliamo. Mi faccio vedere. Esatto, perché in realtà vediamo come nei secoli successivi questo indice ha sempre avuto una normalissima alternanza tra picchi alti e picchi bassi, fino ad arrivare al 48. Qui è successo un 48. Perché diciamo è successo un 48? Esatto, viene proprio dal 1848, che fu un anno di grandi tumulti, oggi diremmo di piazza, barricate qua e là. C'era questa idea della democrazia, delle rappresentanze, e la gente in Europa, ma non solo in Europa, era stufa di essere sottoposta alle monarchie assolute, a questi imperatori. Diceva: noi vogliamo la Costituzione, che poi magari non cambiò nulla, però molti furono costretti, o anche, come per esempio lo Statuto Albertino, sì, vabbè, lo concessero lo Statuto, e tutti contenti che avevano conquistato la democrazia e la libertà. Ora, questo altro picco più recente, in realtà, anche qui potremmo andare a vedere, fu un anno di conflitti, attentati, bla bla bla, però successero delle cose molto interessanti e anche molto positive. Certo, non possiamo sapere col senno di poi. All'epoca immagino che tutte queste notizie, o gran parte di esse, furono confinate nei trafiletti. Praticamente nasce internet, quindi il computer viene isolato il virus dell'HIV, lo scudo spaziale e l'avvicinamento USA-URSS, cioè sono comunque interessanti. Nell'89 poi. Sì, no, anche perché l'avvicinamento USA-URSS, cioè sostanzialmente tra Reagan e Gorbaciov, portò poi al picco successivo positivo degli anni 90 con lo scaldamento dei regimi dell'Europa centro-orientale. E adesso, col senno di poi, possiamo anche essere sollevati che non ci furono delle stragi, il rischio c'è. Quindi a questo punto cosa possiamo dire, estrapolando un attimino? Dove siamo oggi? Esatto, oggi siamo più o meno dove c'è la freccia, forse un pochino più a destra, più vicini al picco basso, e sicuramente ci possiamo aspettare un anno di svolta epocale. Però siamo sul fondo, sì. Siamo sul fondo. Ma non stiamo grattando il fondo, stiamo salendo. Sì, come si diceva prima, per tanti anni ci hanno detto la ripresa è dietro l'angolo, però l'angolo sembrava spostarsi un attimino. Ora forse l'angolo si è fermato. Quando lo supereremo, io tendo, un po' per formazione personale, ma anche per aver studiato queste cose, a essere abbastanza ottimista. Secondo me già ci sono, sempre nei trafiletti di 15ª pagina, a pagina 1150 del televideo, quelle cose che poi nessuno sa, nessuno vede, ci sono già delle notizie molto interessanti che potrebbero già darci un'idea della svolta positiva che ci aspetta. Su questo non ho dubbi. Tipo per esempio delle politiche di inclusione delle fasce, possiamo chiamarle classi, magari non piace il termine, chiamiamole fasce, tipologie di persone che adesso vivono un po' ai margini della società. Per esempio, notizia di pochi giorni fa, mi pare in Danimarca, prendono i clochard e li fanno diventare guide turistiche. Ci sono, senza entrare troppo nel tema dell'euro o non euro, perché qui bisognerebbe poi vedere, come dice Barbault, anche sul ciclo Giove-Saturno, ci sono già degli esperimenti di monete alternative, ci sono i bitcoins, ci sono delle piccole realtà locali che qualcuno decide, il comune tale, di stamparsi la propria moneta. Sono piccole cose che fanno pensare comunque anche a cambiamenti in questo senso.
Io vi ringrazio tutti, perché poi ognuno ha guardato le cose da punti di vista così diversi anche. E ringrazio Luciano perché tra l'altro c'è uno studio molto interessante proprio sui cicli del divenire, che è di un filosofo e astrologo psicanalista che si chiama Richard Tarnas, che ha scritto un libro che si chiama Cosmo e Psiche, in cui ha analizzato come i cicli abbiano comunque avuto degli influenza, comunque abbiano anche caratterizzato delle epoche dal punto di vista della letteratura, dal punto di vista dell'arte, dal punto di vista delle scelte politiche, e oggi appunto quest'anno sarà un anno di ciclo, quindi come questo ciclo poi si realizzerà dal punto di vista... Volevo dare spazio alle domande di tutti i tipi e di... Ecco qua giù, eccomi qua. Oggi abbiamo avuto agli eventi astronomici abbastanza importanti che saranno da ora il 2020. Volevo sapere secondo te quali sono quello che accadrà, le tendenze che ci saranno per i prossimi mesi. Qualcun altro domanda? Sì, anche molto rapidamente, non so se ti riferivi per esempio alla crisi lunare che è stata adesso. Io tendo a minimizzare questo tipo di eventi, anche perché oggi è conosciuto che anche le eclissi di Sole e di Luna sono soggette a un ciclo più preciso, e quindi non è che me ne occupo molto. Mi sembra molto più interessante lo studio di Barbot di Guichon sull'indice e sui cicli planetari, dei quali comunque non abbiamo poi parlato molto. Magari questo lo riserveremo a degli incontri riservati agli astrologi. E quindi io chiuderei. Io ringrazio tutte le persone che sono state qua e che si sono fidate, come dire, di una telefonata, di un messaggio, di una cosa per essere qua. E alcune poi non potevano fare a meno di esserci, tipo Marino, perché ha conosciuto Paola a casa mia, quindi ero quasi obbligato, però Claudio che si è affidato della mia telefonata per stare qua, Alessandra anche che come dire, si è affidata così della nostra telefonata, ringrazio Rocco che ha collaborato anche ad altri incontri dell'Alchimista, che era il relatore di domenica scorsa, e ringrazio Luciano che addirittura è venuto diciamo, da lontano dal profondo nord per stare con noi. E adesso grazie a tutti, chiudiamo questa serata dell'Alchimista e l'Alchimista è l'opera. Grazie a tutti.